Chiusura alla trota 2022. Come avete letto voi adesso, in questo momento dal titolo, oggi si conclude la pesca alla trota torrente, qui almeno in provincia di Bergamo. Chiedo subito però a Michele, come affronteremo questa chiusura alla trota 2022? Ma è semplicissimo ragazzi, come abbiamo sempre fatto, con le nostre canne da pesca per spinning che ci ha fornito Daiva. Ci hanno fornito anche un nuovo Caldia, un mulinello, quindi proveremo anche questo nuovo mulinello. Che taglia è? È un 2005 e poi soprattutto utilizzeremo come esca questi cucchiaini del 2 non affondanti, così almeno anche il torrente non ha pozze enormi, diciamo, quindi riusciamo a gestirci bene. E andiamo a prendere cosa oggi? Oggi ovviamente pescheremo trote selvatiche in un ambiente incontaminato, comunque lo vedrete poi nel video. E queste trote sono fario, quasi tutte immagino, magari Penso qualche di sì. ibrido forse. Qualche ibrido magari può Sarà essere. rarissimo, però può capitare, quindi Speriamo. ragazzi lasciate un bel like, commento, iscrizione, condivisione. Mi raccomando, iscrivetevi che a noi ci fa veramente piacere. In inverno ci saranno nuovi contenuti, ma vi diremo poi dopo a fine video. Bella! Sto scendendo nel torrente, Michele è già qua. Sono tornato a casa, che bello. È commovente comunque dire che qua abbiamo iniziato tutto. È il nostro primo torrente e tornarci dopo tutti questi anni è sempre bello. Quindi adesso prendiamo fuori qualcosa perché sennò qua abbiamo già aspettato anche troppo. Guardate. Qui vedete ancora poca acqua, aspettate di arrivare in cima. Forse lì, ecco, bravo. Wow, gira benissimo il cucchiaino però, Che roba. Questo torrente è fantastico perché vedi così poca acqua e magari ti saltano fuori di quelle trote. Sì, è vero. Sono più alte dell'acqua a momenti, cioè, Confermo. non so dove vanno, Ci sono tante rientranze sotterranee del torrente. E magari vanno anche in quei tipo qua sotto, magari può essere che ci sia una rientranza sotterranea. Sono le buche, si nascondono La loro. buca è proprio delle grandi. C'è ragazzi! Evo qua, lo so. C'è! Tira fuori il quadino. Signori, che fario veramente. Una livrea. Guardate che spettacolo. Mi sa che oggi questo torrente ci abitua bene. Guardate che colori, le pinne non tagliate, un pesce sano in una piccola buchetta qui davanti a me. Un ruscellino, Ma sai che forse mai pescato? ha un laterale, poi questo qua È il laterale di un torrente, come avete visto, con acqua scarsissima. Guardate quanta acqua c'è, non so se si vede, c'è un po' buio, c'è tanta comodità. La differenza di acqua tra qua e qui, qua ce n'è veramente poca, vedete? In modo tale che se lei rimane qua riesce a nutrirsi, riesce a sopravvivere anche per l'inverno, poi magari sicuramente si sposta. Si sposterà di sicuro, ma poi torna su, cioè comunque è bello farla tornare a casa sua, diciamo. Qua Non raga, è perché ha finito di vi mangiare. chiedo informazioni veramente, perché non ho mai visto questo colore qui sotto. Ma dall'altro lato La non bocca. c'è, è proprio di quel lato lì. Che fario, release. Risalendo il tratto di torrente, ragazzi, Michele ha osservato una cosa che io non avevo nemmeno visto. Non è la salamandra di prima, sono queste due, diciamo, uscite d'acqua, questi due piccoli affluenti che alla fine è per quello che comunque mantengono vivo il torrente. Il torrente qua è sempre un po' continuamente vivo perché ha tanti affluenti. Poi che siano minuscoli, cioè anche una trota fario non potrebbe star lì a pescare il girino, da quanto è piccola. Sì. Però come ce ne vedete sono questa tante. qua è una sorgente, viene su proprio dal terreno, guarda che roba te.
Sì. Qua c'è il piccolo ruscello, come vedete, qui sopra c'è Michelle. E qua c'è proprio lo sorgente che viene su dal terreno, una qualche falda. Ma non si vede acqua infatti andando in su, perché qua dopo è tutto sassi. Bello. Che roba, che roba. Sì. Primo video dell'anno e qua abbiamo ripreso 2 trote che si sono fatte anche riprendere. È vero? Sì, ti ricordi? Sì. Sì. Dai, provo un lancio, fagli vedere il perché la terra si ferma fino a lì. Vediamo se ci arrivi anche tu. Dai, sì. Qui dove, ma in che senso? Qua dove c'è la terra? Perché arriva fino a lì? Perché alcune volte, quando ci sono le piene, l'acqua si alza e quindi cerca di tirare via la terra, cioè scava, negli anni ha scavato. Alza proprio fino al nostro collo. Certo. Cioè, Cioè vedete qua infatti che il terreno comunque è molto anche più basso, perché quando scende il torrente l'acqua continua a scavare negli anni, ovviamente non è che succede in un anno una roba del genere, ci vogliono tanti anni e con il tempo il torrente in sé scava sempre, come un po' il fiume. Qua mi sa che è una delle prime trote che ho pescato in questo torrente. Ma ormai non c'è più. Mio Dio, l'acqua, che Non c'è più la roba. diga che c'era prima. Qua mi ricordo la prima trota che ero qua attaccato vicino a questo torrente e mi ricordo ancora che ti ho detto: tieni la canna in mano, lanci il cucchiaino, non so se era cucchiaino o qualcos'altro, Cucchiaino? e dopo te l'avevi presa proprio lì. Sì, mi eravamo ricordo. lì di schiena sulle rocce. Sembra una cavolata, però guardate il torrente come limpido. Come mai? Come mai? Perché non c'è inquinamento. Perché comunque, vabbè, adesso non ha piovuto ieri, quindi non c'è tanto fango. Però quando arriva l'acqua forte, cosa succede quando vengono giù i forti temporali? Si porta via tutto. Quello. E scava soprattutto, anche guarda la ghiaia, il solco che si forma dentro. Ah, qui. certo, sì. Soprattutto anche la roccia più che la ghiaia. Inizia ad esserci più acqua. Esserci più acqua, quindi magari anche più trote. Bel lancio. Attenzione, gliela data, piano, recupera piano. C'è, ce l'ha in diretta. Ce l'ha in diretta, guardate. Allora, guardala qua. Guardate. E meglio guardatela là, bella. Slamata e Si è già slamata. sotto. Sei anche riuscito a vedere un po', è una Spettacolo, spettacolo. Il torrente si è straprosciugato, guarda che roba. Anche qua dove c'era la ghiaia, c'erano tutte le trote. Però è magico perché tu vedi delle pozze come questa e magari ci sono anche 3-4 trote in una pozzettina così. Chi si ricorda? Aspetta un attimo, ma siamo in una postazione particolare. Chi si ricorda questo sasso, questa parte di roccia? Te la ricordi? Io mi ricordo molto bene che c'è stato un bel unboxing di tutte queste belle cose. Delle qua. canne da pesca di Daiva, qui l'abbiamo fatto. Adesso stiamo unboxando il Caldia. Sì. Praticamente. Quindi dai. Dai, continuiamo. Finisce così quest'anno. Continuiamo che ce la facciamo, da prendere qualcosa. Cosa sta succedendo qua? C'è un altro ricordo che mi viene in mente guardando giù là in fondo. E ce ne sono tantissimi. C'è quello quando abbiamo preso 3 trote di fila. Qualcuno forse se lo ricorderà. Quello dove abbiamo pescato lì per mezz'ora senza prendere niente. Che ricordi? Mi ricordo anche un bagno io qua. 3, 2, 1, 1, vai! let's go! Guarda lì, ragazzi! l'hai vista? No, Piccolina che ti ha seguito? Oddio, aspetta. È saltata fuori, mi bagno le mani. Ok, perfetto. Perfetto, eccola lì. A dir poco spettacolare, veramente, guardate che fario. La macchia ce l'ha? C'ho la macchia opercolare, le pinne veramente sono spettacolari, un colore selvatico comunque, è una trota nativa questa, Ho visto che è scura, nata qua. vedo che è scura. Sì, assolutamente, guardate che splendido pesce. Vieni, guarda. Di qua, di là, davanti a noi cosa c'è? Davanti a noi ragazzi, per chi si ricorda, qui abbiamo creato Il nostro primo rifugio nella natura. Casa, 100% nella natura. diciamo. Sì. Mi ricordo era alto così. E l'ingresso era di là, c'è ancora qualcosa. Abbiamo dormito per
Boh, qualche ora perché poi ha iniziato ad esserci tanta umidità. Sì, vi Qua assicuro dentro è stata un'esperienza bella, ma anche devastante, perché veramente quel giorno lì la cosa più pesante non è stato la notte, il freddo, ma l'umidità. Proprio un fastidio addosso che ti dava, che era allucinante. Bello. Eravamo venuti qui senza niente, siamo stati qua a mangiare. L'unica cosa, ci siamo portati dietro la carne perché abbiamo pescato delle trote, però non volevamo cuocerle, anche perché conosciamo il torrente e tutto. Le abbiamo pescate, non con queste qua. Con cosa? Le abbiamo pescate con dei rami, ragazzi, che abbiamo trovato qui, come vedete, nella natura, e abbiamo fatto anche delle catture. Certo. Effettivamente. Vabbè, non diciamo più nulla, che se volete lo vedete. Però vabbè, è stato una delle esperienze più belle che ho affrontato insieme a Michelle. Era proprio per dirvi come questo torrente è davvero un percorso di vita del canale, è proprio un percorso di vita di questo progetto. Sono state fatte tante tappe, diciamo. Tantissime, che bello. Tanti contenuti qui. Di notte, appunto, non riuscivamo a dormire. Poi siamo andati in su qua. Sì. Che di notte non si vedeva niente, no? Infatti c'era la mitica tenda lì sopra. Prima guardiamo lui che scivola. Uè. Ciao! Vai, vai, eroe! C'è un po' di grinta. Immaginate di notte tutta questa cosa qua. Volevamo un po' camminare, no? Adesso rifacciamo un po' la camminata di prima nel bosco. E niente, manca un telo. Che si è sfasciata, mi sembra, adesso da vedere. Adesso è tutta sfasciata. Sono anche le punte. Che ricordi? Mio Dio, l'ha proprio devastata. Sì. Sembrava un horror, Fischia. Sembrava un horror. Di notte tra cinghiali e tutto, una roba allucinante. Però adesso andiamo a pescare, zio, perché... Dai, va bene, se questo storello sono belle. Dai. Però vogliamo al trefario. Dove? Dove? Sì, però non penso che sia buono. No, mi sa di no. Noi non mangiamo niente, dai. Andiamo lì, catturiamo le nostre belle fario. Proviamo. E vai. Ultimo giorno di pesca. Forza. Pensare che qualche mese fa io ci ho fatto il bagno qui dentro. Guardale quante! Ah sì, guardate. Dai, la mettiamo sott'acqua che gliele facciamo vedere. Quante stesse. Cioè, mi ha dato una, È due. andata di sotto, la tua. Ti ha inserito. Piccola, ecco. Ce l'ha, raga. Piccolina, cavolo. Piano, vai piano. Veloce, dai, che è piccolina. Cioè, ragazzi! C'è una doppia. Madonna, doppia. Che bello questo. Attenzione. Fantastica, che roba. E l'ardiglione fa male, ha mangiato solo... No, l'ancoretta fa male perché ce ne sono 3. Se è Sì. piccola ne mangia solo una. Certo. Capito? No, era per dirlo magari a certi che... Sì, ma tutto sta come regoli la frizione, come sei te a gestire il pesce. Signore e signori, ecco gli ultimi 2 release. Adesso affronterò il mio di release, la trota che ho preso. Poi Michelle rilascerà la sua piccola trota, bellissima, con dei colori speciali e spettacolari. In più voglio dire che è stato comunque sia un anno fantastico, ricco di divertimento, di avventure. Abbiamo veramente cercato di sfruttare tantissimi contenuti e di provare anche noi stessi nuove cose, ed è quella la cosa bella, una sfida con noi stessi prima di caricare un video. Nulla, adesso passiamo al rilascio. Questa qua, come vedete, è una fario molto più colorata, quindi con colori anche più forti. Guardate che bolle rosse che sono. Comunque bellina, selvatica. Ok, vai. Ed ecco ragazzi l'ultima trota. L'ultima trota, chiamandoci Big Trout XR, è questa. Perché non conta se una trota è grande o non è grande.
se passa in mezzo a questi buchi del guadino, no. Conta tutto ciò che ci sta circondando adesso. E quindi vi vogliamo salutare con la più piccola dell'anno, immagino. È proprio, sembra quasi fatta apposta. Questa qua avrà 2 anni, Certo. Forse 2 anni, forse. Guarda che pinne, guarda come sono le pinne, guarda che spettacolo. Bellissima, wow. Che roba. Si conclude qui ragazzi praticamente questa fantastica avventura. Oggi è una giornata importante, un po' per il canale, un po' anche per comunque il progetto che sta dietro a Big Trout XR. Come sapete noi facciamo la pesca alla trota in torrente, vogliamo mostrare il selvatico, vogliamo portarvi a immergervi in questi torrenti perché è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo non è solo pescare, lo dirò sempre, ma è anche far vedere ad esempio questa cosa qui dietro. È una cascata, c'è una pozza e noi qui, come voi sapete che ci segue sul canale, ci abbiamo fatto anche il bagno per dirvi un altro contenuto. Però ecco, c'è il contatto con la natura, raga, il contatto into the wild. Ci piace anche appunto parlare un po' di queste vecchie storie, vecchie alcune, altre un po' meno. E comunque ci teniamo a dirvi che quest'anno ci saranno anche comunque altri pochi comunque video di pesca alla trota che caricheremo, che abbiamo già comunque preparato perché non si può più pescare, no? Quindi carichi, ed oltre a quei video ci sarà appunto, come vi ho detto prima, questo pescare show in cui siamo stati invitati per il 2° anno consecutivo e non vediamo l'ora di incontrarvi tutti, di fare delle foto, delle chiacchierate, qualsiasi cosa. E speriamo fare che sia bel un giro. anno anche bello quest'anno come l'anno scorso, con meno restrizioni per via del Covid, la malattia che c'è stata in giro. Sì, però dai, speriamo anche per bene. le trote comunque, che adesso dopo la Speriamo veramente bene. Sì, bravissimo. Dai, noi ci vediamo allora prossimamente, tenetevi sempre aggiornati sul canale, iscrivetevi, lasciate un commento, fateci sapere com'è andata la vostra chiusura a proposito. Se avete preso una tratta da 50, avete preso una tratta da 10, però Mi stai fateci potendo. sapere. Bravo. Ok, poi basta, attivate la campanella e condividete ovunque questo video. Dai, facciamo un Bello. bel viaggio adesso.